Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Dero. Oggi faremo qualcosa di molto speciale. Impareremo come descrivere la casa in modo naturale, proprio come un vero madrelingua. Questa è una lezione di italiano fondamentale per chi vuole migliorare la propria conversazione italiana e fare un po' di Italian listening practice mentre si rilassa o cucina. Ciao Marta, hai ragione. Descrivere dove viviamo è una delle prime cose che si fanno quando si incontra qualcuno. Ma prima di iniziare, ragazzi, ricordatevi che se volete supportare il nostro canale Italiano Vero e aiutarci a creare altri video gratuiti, è importantissimo iscriversi. Esatto, Luca. Iscrivetevi, mettete un bel like se il video vi piace e scrivete un commento. Ci aiuta tantissimo a crescere e a scalare la classifica di YouTube per raggiungere altri studenti che vogliono imparare l'italiano. E non dimenticate che potete scaricare il PDF completo di questo episodio. Troverete tutti i riassunti, gli schemi e le spiegazioni nel link che abbiamo messo giù nei commenti. È uno strumento utilissimo per il vostro vocabolario italiano. Allora, Luca, iniziamo. Immagina che io sia appena entrata nel tuo nuovo appartamento. È molto diverso da quello vecchio, vero? Fammi indovinare. È più grande? Oh sì, Marta, molto più grande. Il mio vecchio monolocale era davvero troppo piccolo. Ora ho finalmente un vero appartamento con diverse stanze. Vuoi che ti faccia fare un giro virtuale? Certamente. Amo scoprire come sono fatte le case. Raccontami, qual è la prima cosa che vedi quando apri la porta d'ingresso? Appena entri ti trovi direttamente nel soggiorno. È la stanza che preferisco perché è molto spaziosa. Sai, per me imparare a descrivere la casa significa partire dalle sensazioni e questo soggiorno mi trasmette molta pace. Che bello! Il soggiorno è il cuore della casa. Ma dimmi, ci sono molte finestre? Per me la luce è tutto in una casa. Ah sì, è un soggiorno molto luminoso. Ci sono due grandi finestre che guardano verso il parco. Entra il sole tutto il pomeriggio. Mm, la luce del pomeriggio è la migliore per leggere un libro o studiare. Fermiamoci un secondo, Luca. Abbiamo usato delle parole bellissime. Facciamo una piccola analisi del lessico per i nostri amici a casa? Ottima idea, è perfetto per chi sta seguendo questo Italian Podcast. Iniziamo subito. Appartamento. Questa parola indica una casa che si trova dentro un palazzo, un edificio con altre abitazioni. Si dice abito in un appartamento quando non è una casa singola o una villa. Stanze. Le stanze sono i diversi ambienti della casa, come la cucina, il soggiorno o la camera da letto. Al singolare diciamo una stanza. Luminoso. Usiamo questo aggettivo per descrivere un posto dove entra molta luce naturale. Una casa con tante finestre è una casa luminosa. Accogliente. Questa è una parola magnifica. Si usa per descrivere un posto dove si sente bene, a proprio agio, quasi come se la casa ti desse un abbraccio. Arredamento. Questa parola indica tutti i mobili che ci sono in una casa. Il tavolo, il divano, l'armadio. Quando compriamo i mobili stiamo scegliendo l'arredamento. Perfetto. Ora che abbiamo visto queste parole, torniamo alla mia casa. Marta, devi sapere che il mio arredamento è molto semplice, quasi tutto in legno. Ah, il legno rende tutto molto caldo. E la cucina è separata dal soggiorno o è un ambiente unico? Molti principianti che studiano italiano basico a volte confondono questi termini. Nel mio caso è un open space, cioè la cucina e il soggiorno sono uniti. È molto moderno, ma bisogna stare attenti agli odori quando si cucina il sugo. Eh sì, il profumo del sugo è buono, ma non sui vestiti. Però è bello cucinare mentre si parla con gli amici che sono seduti sul divano. Esatto, Marta.
È proprio quello che cercavo per sentirmi in un vero ambiente italiano. Ma Luca, oltre al soggiorno e alla cucina, che sembrano bellissimi, parlami della zona notte. Sai, per chi vuole imparare l'italiano e descrivere la propria quotidianità, la camera da letto è un posto fondamentale. La tua è grande o piccola? La mia camera da letto non è enorme, ma è molto funzionale. Ho un grande letto matrimoniale proprio al centro. Sai, dopo una giornata passata a registrare questo Italian podcast, ho bisogno di riposare bene. Oh, ti capisco, un buon riposo è il segreto per studiare bene e pensare in italiano in modo fluido. Hai anche un armadio capiente? Io ho troppi vestiti e non so mai dove metterli. Ah, lo sai che noi italiani teniamo molto allo stile. Sì, ho un armadio a muro che occupa tutta una parete. È perfetto, perché non occupa spazio nella stanza, ma ci sta dentro di tutto. Un armadio a muro è una soluzione fantastica per risparmiare spazio. E dimmi, hai anche un angolo per lavorare? Molti dei nostri amici che fanno Italian Listening Practice magari hanno una scrivania in camera. Sì, ho messo una piccola scrivania vicino alla finestra. Mi serve per preparare ogni nuova Italian lesson e per leggere. Mi piace avere tutto in ordine, anche se non è sempre facile. Ti capisco perfettamente, Luca. L'ordine aiuta a rilassarsi. Ma prima di continuare a scoprire la tua casa, facciamo un'altra piccola pausa per la nostra analisi del lessico. È un momento importante della nostra conversazione italiana. È giustissimo, Marta. Ecco 5 parole molto utili per chi vuole parlare italiano come un nativo. Letto matrimoniale. Si chiama così il letto grande, quello per 2 persone. Matrimoniale viene dalla parola matrimonio, ma si usa anche se si vive da soli e si vuole stare comodi. Armadio è il mobile dove mettiamo i vestiti. Può essere a muro, se è costruito dentro la parete, oppure un mobile normale che si può spostare. Scrivania è il tavolo che usiamo per studiare, scrivere o lavorare al computer. Di solito si trova in una camera o in uno studio. Comodo. Usiamo questo aggettivo per dire che qualcosa ci fa sentire bene fisicamente. Un letto può essere comodo, o anche un paio di scarpe. Vista. Quando parliamo di una casa, la vista è quello che vediamo fuori dalla finestra. Possiamo avere una bella vista sul parco o una vista a mare. Grazie Marta, queste parole sono utilissime per il vocabolario italiano di base. Ragazzi, a proposito di parole, scriveteci nei commenti qual è la vostra stanza preferita della casa. Usate una di queste parole per dircelo. E ricordate che se questo video vi sta aiutando a imparare l'italiano in modo semplice, il modo migliore per sostenerci è iscrivervi al canale Italiano Vero. Attivate la campanellina, così non perdete i prossimi dialoghi. Tornando alla camera, Marta, la cosa che preferisco è che c'è un piccolo balcone. Non è grande, ma ci stanno 2 sedie e un tavolino. Ah, un balcone, che fortuna! In Italia avere uno spazio all'aperto, anche piccolo, cambia completamente l'atmosfera di una casa. Immagino che tu faccia colazione lì ogni mattina. Esatto. Prendo il mio caffè guardando fuori. È il mio momento di pace prima di iniziare a lavorare e pensare in italiano a tutti i progetti che abbiamo per il canale. E per quanto riguarda il bagno, è un'altra parte della casa molto importante. Nelle descrizioni per chi studia italiano per principianti, spesso si dimentica, ma è essenziale. Oh, il mio bagno è un classico bagno alla italiana. C'è tutto, la doccia, lo specchio grande e naturalmente il bidet, che non può mai mancare nelle nostre case. Hai proprio ragione, Luca. Il bidet è un grande classico delle case italiane. Molti dei nostri amici che seguono questo canale per imparare l'italiano e vengono in Italia per la prima volta rimangono sempre un po' sorpresi, ma poi capiscono quanto sia utile. È vero, è una questione di abitudine.
Ma uscendo dal bagno c'è una parte della casa che spesso dimentichiamo di descrivere, ma che serve a collegare tutto, il corridoio. Il mio è lungo e stretto, tipico di molti appartamenti italiani. Il corridoio può essere difficile da arredare. Tu come lo hai sfruttato? Hai messo dei quadri o forse delle foto dei tuoi viaggi? È un ottimo modo per rendere la casa più personale e accogliente. Ho appeso alcune foto in bianco e nero dell'Italia. Mi piace camminare verso il soggiorno e vedere quei paesaggi. E poi, alla fine del corridoio, ho una cosa fondamentale per l'ordine, il ripostiglio. Oh, il ripostiglio! Che invenzione meravigliosa! È quella stanza magica dove puoi nascondere tutto quello che non vuoi far vedere agli ospiti, come l'aspirapolvere o le scatole vuote. Per chi sta facendo pratica di conversazione italiana, questa è una parola molto utile da conoscere. Assolutamente. Senza il ripostiglio, la mia casa sarebbe un caos. Ma sai, Marta, mentre parliamo, mi rendo conto che descrivere la propria casa aiuta tantissimo a pensare in italiano, perché usiamo parole che vediamo ogni giorno. È proprio così. Ed è per questo che prepariamo questi dialoghi di italiano per principianti e intermedi. Vogliamo che usiate queste parole nella vostra vita quotidiana. A proposito, facciamo la nostra analisi del lessico di questa parte? Prontissimo. Ecco altre 5 parole chiave per il vostro vocabolario italiano. Corridoio. È lo spazio stretto e lungo che collega le diverse stanze della casa. Di solito non ci sono mobili grandi, ma solo piccoli scaffali o quadri. Ripostiglio. È una stanza molto piccola, quasi un armadio grande, dove si mettono le cose per pulire o gli oggetti che non usiamo spesso. È fondamentale per tenere la casa in ordine. Doccia. Si trova in bagno. Possiamo avere la vasca, dove ci si siede nell'acqua, o la doccia, dove si sta in piedi sotto l'acqua. In un appartamento moderno è più comune la doccia. Specchio. È l'oggetto di vetro dove guardiamo la nostra immagine. Di solito ce n'è uno grande in bagno e magari uno all'ingresso per controllarsi prima di uscire. Pavimento. È la superficie dove camminiamo. Può essere di legno, di marmo o di piastrelle. Nelle case italiane si trovano spesso bellissimi pavimenti in ceramica. Ottime spiegazioni, ragazzi. Ricordate che trovate tutti questi termini spiegati con esempi nel PDF che abbiamo preparato per voi. Il link è lì sotto, nel primo commento fissato. Scaricatelo per studiare con calma. E se vi piace come spieghiamo queste parole, mettete un like. È un piccolo gesto per voi, ma per noi di Italiano Vero è un aiuto fondamentale per continuare a creare lezioni gratuite. Senti Marta, ma tu preferisci il pavimento in legno o le piastrelle? Io nel mio nuovo appartamento ho il parquet in camera e le piastrelle in cucina. Io amo il legno perché è più caldo, però le piastrelle in cucina sono molto più facili da pulire se cade qualcosa mentre si cucina un bel piatto di pasta. Ah, la praticità prima di tutto. In effetti il mio pavimento è molto chiaro e devo stare attento a non sporcarlo troppo. Ogni volta che invito amici devo dire attenti al pavimento. Wow, Luca, la tua casa sembra davvero un sogno. Mi piace molto come l'hai descritta. Si vede che hai messo tanto impegno per arredare ogni angolo. È proprio un italiano vero stile di vita, circondato da luce e ordine. Grazie Marta. È stato un lavoro lungo, soprattutto il trasloco. Portare tutte le scatole al terzo piano non è stato facile, ma ora che tutto è al suo posto mi sento finalmente a casa. È un'emozione bellissima. Immagino. E dimmi, come sono i tuoi vicini di casa? Sai, per chi vive in un appartamento in Italia, il rapporto con i vicini è una parte fondamentale della vita quotidiana. Spero siano simpatici. Sì, per fortuna sì. Nel mio quartiere le persone sono molto gentili. La signora del piano di sopra mi ha persino portato una torta quando ho traslocato. È proprio un bel quartiere, molto tranquillo e pieno di negozietti. Che fortuna! Avere dei buoni vicini rende tutto più semplice.
Ma senti, prima di concludere questa nostra chiacchierata e salutare i nostri amici che vogliono imparare l'italiano, facciamo l'ultima analisi del lessico di oggi? Certamente. Ecco le ultime 5 parole per completare la nostra lezione di oggi sulla casa. Arredare significa scegliere e mettere i mobili dentro una casa. Quando compriamo un divano, un tavolo o un letto, stiamo arredando la nostra abitazione. Trasloco è l'azione di spostare tutte le proprie cose, mobili, vestiti, libri, da una vecchia casa a una nuova. È un momento faticoso, ma anche emozionante. Vicini di casa sono le persone che abitano nell'appartamento accanto al tuo, oppure al piano di sopra o di sotto. In Italia è comune salutarsi e scambiare due parole quando ci si incontra sulle scale. Quartiere è la zona della città dove si trova la casa. Un quartiere può essere centrale, periferico, tranquillo o rumoroso. Affitto. Se la casa non è tua, devi pagare ogni mese una somma di denaro al proprietario per viverci. Questa somma si chiama affitto. Si dice abitare in affitto. Grazie Marta, queste parole sono utilissime per una vera conversazione italiana. Spero che i nostri amici le usino nei loro commenti qui sotto. Lo spero anche io. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo che questa pratica di ascolto vi sia piaciuta. Imparare a descrivere la casa è un enorme passo per parlare italiano con sicurezza. Non dimenticate di iscrivervi al canale Italiano Vero e di mettere un like se vi abbiamo aiutato oggi. Per noi è fondamentale per continuare a far crescere questa community di studenti da tutto il mondo. E ricordate che il PDF con tutto il riassunto del dialogo, gli schemi delle stanze e gli esercizi vi aspetta nel link nei commenti. Scaricatelo subito, è un regalo per voi. Grazie per essere stati con noi. Continuate a fare Italian Listening Practice e vedrete che pensare in italiano diventerà naturale. Ci vediamo al prossimo episodio di Italiano Vero. Ciao a tutti!